Ciao a tutti, allora oggi finalmente effettuerò la prima vera e propria visita all'apiario, quindi aprirò le casse in polistirolo dei nuclei e farò il travaso, quindi oggi avrò un po' di lavoro da fare. Scusate se c'è un po' di rumore, ma oggi stanno volando elicotteri, stanno girando dei cespugliatori, oggi c'è movimento. E quindi dovrò fare questo lavoro di travaso e dopo aver fatto il lavoro di travaso pensavo di aggiungere un telaino con foglio cereo da far costruire alle api. Allora, alcuni mi hanno chiesto delle cose, chiaramente non essendo un tutorial ma essendo un diario di bordo per principianti, chiaramente anche le cose che possono sembrare banali anche per chi inizia, per chi non si è mai informato di apicoltura, sono sconosciute. Dunque andiamo a vedere gli attrezzi fondamentali per fare apicoltura, gli attrezzi che vengono usati praticamente sempre. Qui abbiamo l'affumicatore che per l'appunto serve a far fumo. Perché serve il fumo? Il fumo serve per tranquillizzare le api, perché una volta che si apre l'arnia e si soffia dentro un po' di fumo, le api hanno questo istinto primordiale che le porta a una reazione di allarme dovuta a un ipotetico incendio, ad esempio nel bosco, quindi rientrano dentro ai favi e credo che abbiano anche un istinto protettivo nei confronti della regina, attorno alla quale poi ho dato tutta la vita della famiglia d'api, quindi è un attrezzo che avevo usato sempre perché ho letto da qualche parte che è un pochino come la frusta per il domatore di leoni. Se le api sono molto incazzate, con questo qua date una calmata, diciamo, anche se le api sono incazzate delle volte non è sufficiente nemmeno l'affumicatore. Mi hanno detto anche che è più facile imparare, qualcuno qua su YouTube mi ha scritto nei commenti che imparerò prima a maneggiare le api piuttosto che l'affumicatore, quindi oggi vedrò un pochino di caricarlo meglio rispetto all'altra volta. Proverò a utilizzare anche il Fomes fomentarius, che è un fungo esca che ho fatto vedere in un video. È un'esca primordiale per accendere fuochi, che fa molto fumo e dura una combustione molto molto lenta, quindi penso che potrebbe essere un sistema utilissimo per caricare l'affumicatore. Adesso faccio un tentativo. Poi il secondo attrezzo fondamentale è sicuramente la leva. La leva serve per aprire l'arnia, per staccare il coprifavo dall'arnia, perché all'interno dell'arnia le api propolizzano tutto, per sigillare e anche per disinfettare proprio la loro casa, quindi con questa leva riusciamo a scollare il coprifavo dall'arnia. Poi serve anche per togliere i ponti di cera che eventualmente le api hanno costruito e anche per rompere le celle reali nel caso fosse necessario. E da questa parte c'è un gancino per aiutarsi a sfilare il telaino. Il telaino è questo. Il telaino ha un filo metallico che serve a far struttura e su questo telaino verrà applicato un foglio cereo, che è un foglio fatto in cera d'api, quindi è un materiale naturale delle api. Perché diamo il foglio cereo? Perché così le aiutiamo, le facciamo sforzare meno nella costruzione del favo e così loro possono concentrarsi di più sulla produzione di miele. Il concetto dovrebbe essere questo. C'è anche chi non utilizza il foglio cereo ma fa fare tutto direttamente alle api, è il sistema sicuramente più naturale, ma si avrà presumibilmente una resa inferiore a livello di produzione di miele. Quindi oggi andiamo a vedere anche, perché è praticamente la prima volta per me, come applicare anche il foglio cereo. Vedete, il foglio cereo è questo, un foglio di cera che tra l'altro è molto profumata ed ha la sagoma delle cellette delle api, quindi abbiamo già precostruito parzialmente il loro favo, quindi loro andranno a completarlo, però abbiamo dato una mano. Quindi noi andiamo a applicare poi questo foglio cereo sul telaino
dove sono presenti questi fili metallici, ed avremo questo risultato. Questo l'ho fatto ieri, è stato il mio primo telaino. Quindi oggi andremo ad applicare anche altri 2 telaini, perché ho intenzione di mettere un foglio cereo per ogni arnia, sempre che la famiglia sia sana. Purtroppo durante il trasporto sicuramente le api avranno sofferto parecchio, visto che il giorno dopo che le ho trasportate ho trovato delle api morte davanti alle arnie in polistirolo, quindi oggi dovrò anche fare una visita approfondita, per prima cosa perché devo imparare a leggere i favi, e poi perché sarebbe interessante anche riuscire a trovare la regina, cosa difficile, perché nel caso ipotetico che per disgrazia la regina fosse morta durante il trasporto, presumibilmente le api faranno delle celle reali per far crescere una nuova regina. Quindi in tal caso, nel caso la famiglia fosse rimasta orfana, dovrei lasciare le celle reali. Invece se trovassi delle celle reali con già la regina, dovrei eliminarle per evitare che le api sciamino. Io tutte queste operazioni non le ho chiaramente mai fatte, è la prima volta, adesso vedremo un po' come andrà. Comunque, per applicare il foglio cereo al telaino si può fare in modo molto semplice, abbastanza rudimentale. Basta avere una batteria. Io ho fatto questi 2 cavetti elettrici con 2 morsettini. Andremo ad applicare positivo e negativo da un lato, il filo si scalderà e automaticamente il foglio cereo si salderà ai fili metallici. Però prima di applicare il foglio cereo c'è ancora un'operazione da fare. Stare attenti perché i fogli cerei sono molto delicati. Un'altra operazione importante da fare, e cioè zigrinare il filo metallico. Questo è uno zigrinatore, vedete, è un attrezzino molto semplice. Andremo a zigrinare il filo. A cosa serve zigrinare il filo? Allora, zigrinare il filo serve per far aderire meglio il foglio cereo al telaino, quindi in questo modo la struttura avrà ancora più resistenza. Ecco qui. Allora facciamo aderire il foglio cereo con la parte superiore. Poi attacchiamo i morsetti della batteria. E diamo corrente all'estremità. Il filo si scalderà, il foglio cereo affonderà. Non bisogna esagerare e nemmeno dare troppa poca corrente, perché il filo deve trovarsi all'incirca a metà. Dovremo vedere fuoriuscire in parte il filo metallico. Se dovesse essere troppo forte la corrente e il calore, il foglio cereo, il filo si scalderebbe troppo e il foglio cereo sprofonderebbe, quindi sarebbe rovinato. Io ho provato ieri e ho dovuto dare corrente per qualche secondo. Ok.
Sì, credo di averlo applicato correttamente, perché da questo lato si comincia a vedere il filo quasi fuoriuscire e siamo a 50%, 50-50 da una parte e dall'altro, quindi anzi questo direi che mi è venuto meglio di ieri. Ecco qui. Adesso lo faccio per un altro telaino, quindi avrò disponibili 3 fogli cerei. Le arnie in legno hanno un totale di 10 telaini, quindi man mano che la famiglia crescerà con l'andare della stagione, sperando che sia buona, la famiglia si allargherà di più, diventerà sempre più forte fino al momento in cui potremo iniziare a produrre miele. Poi anche qua prendetela con le pinze, perché ci sono varie teorie, chi parte subito a produrre miele anche con la famiglia più ristretta, chiaramente. Io queste cose non lo so, va molto anche in base poi alle fioriture del posto. Qua non abbiamo acacia, quindi qui bisogna puntare ad altro. Ho deciso di mettere le arnie con i colori alternati, quindi quelle due marroncine agli estremi e quella gialla in mezzo, in modo da cercare di evitare che si confondano. Ah, fanculo.
Oh, la regina, eccolo lì in basso a sinistra. Oh, fantastico. Non so se vedete, queste sono le punture, i pungiglioni delle api sull'asciugamano che ho messo tra diciamo, la rete, il cappuccio e la testa, perché riuscivano in qualche modo a pizzicarmi attraverso la tuta, quindi capirete bene che li ho fatte incazzare veramente di brutto. E mi stanno ancora cercando, perché sono venute fino qui in baita a cercarmi, mi stanno ancora cercando di pungere, quindi... Allora, com'è andata oggi? Oggi è andata inizialmente male e poi bene. Il lavoro l'ho fatto, sono riuscito a fare il travaso, chiaramente non avendo mai spostato un telaino ho fatto un disastro, all'inizio avevo paura e ho ricevuto un paio di punture in testa e quindi a un certo punto ho dovuto aggiungere un asciugamano sotto la tuta e niente, da quel momento in poi mi sono fatto più coraggio e praticamente ho capito che effettivamente la tuta protegge molto, quindi sono stato avvolto da uno sciame incazzatissimo di api che mi ha appunto parecchi punti, ma non è riuscito a passare la tuta. Quindi da quel momento in poi ho visto che potevo tranquillamente lavorare in modo tranquillo, che tanto le api non mi avrebbero fatto nulla. E quindi da quel momento in poi ho fatto le cose decisamente meglio, mi sono tranquillizzato e di conseguenza anche le api si sono tranquillizzate e sono riuscito a fare tutto il lavoro come doveva essere fatto, credo. Sono riuscito anche a dare una prima occhiata ai telaini. Man mano che andavo avanti riuscivo a soffermarmi e a guardare meglio con più tranquillità, perché all'inizio ero completamente confuso da questo sciame d'api che mi girava attorno. Man mano sono riuscito anche a dare un'occhiata, tanto che nell'ultima arnia sono riuscito anche a vedere la regina. Inizialmente la confondevo con i fuchi perché i fuchi sono più grossi, quindi ho visto una regina su 3, eccolo qua il pungiglione. Ho visto una regina su 3, però credo la cosa fondamentale, sono riuscito veramente a rompere il ghiaccio, quindi le prossime visite saranno sicuramente molto più rilassate e tranquille, anche perché adesso che stanno dentro all'arnia è più facile anche manovrare i telaini. Adesso ho capito perché tutti utilizzano i guanti in silicone o addirittura lavorano a mani nude, perché comunque con questi guanti di pelle con lo spessore è molto difficile maneggiare il favo, ma io devo tenerli per forza perché sono ancora troppo impacciato. Comunque direi positivo, adesso i prossimi giorni danno ancora brutto tempo, probabilmente dovrò dare dello sciroppo. Ho visto che c'è parecchia covata fresca, polline, un po' di nettare e lateralmente ho visto che scarseggiano un po' le scorte di miele, ecco, quello sì. Questa è le prime conclusioni a cui posso arrivare.
Ho anche guardato se ci fossero celle reali, non c'erano celle reali, o quantomeno io non ne ho viste. E, beh, è logico perché comunque ha fatto ancora tempo perturbato e quindi sicuramente non avevano tutto questo grande istinto di sciamare. Ora è il momento di prepararmi da mangiare, quindi mi preparo una bella focaccia con le cipolle come premio per questa giornata.